E questa è la mia pasta con il pesce economica. Vi comincia a mancare l'appetito. Quindi che dovete fare? Vi dovete vedere questa ricetta fino alla fine. È arrivata l'estate, c'è poco da fare e poco da dire. Dobbiamo cercare di fare piatti freschi, ma allo stesso tempo saporiti e gustosi. Ho immaginato una pasta con le zucchine che sono di stagione, perché io, tu lo so, tu stai a comprare, anzi compravi le zucchine quest'inverno e mo quest'estate che sono di stagione ne compri, è vero? Ti sto a guardare negli occhi, E lo stesso per i pomodori. Allora quindi ho pensato a sta pasta con sta crema di zucchine, vongole e cozze, ma senza spendere tanto. Quindi ho cozze, vongole e lupini, 2 olivette che ci stanno sempre bene, un po' di pomodoro, questo qua è un San Marzano, l'aglio, le zucchine romanesche, la menta, il prezzemolo e le candele spezzate che sono buone da morire con sta ricetta. Iniziamo subito da che cosa? La cosa più scocciante, e i cozze. Andiamosela a poi, dai. Fate scorrere un po' di acqua, ok? Poca. Poi leviamo diciamo questo filetto che è quello che consente alla cozza sta attaccata in questa maniera. Allora in vecchiaio comprato, invece di toglierlo in questa maniera dalla parte diciamo dalla punta dove sono chiuse fino all'esterno, che porta via anche un pezzo di polpo, lo faccio al contrario. Quando le vedete rotte, buttatele. La cozza rotta che vuol dire? Vuol dire che ha perso il suo succo, ha perso il suo liquido di mantenimento, quindi sarà morta. Se è morta puzza e ci ne tutte le altre cozze. Allora oggi se voi andate ormai ai mercati vedete che vendono addirittura le cozze già pulite, messe sottovuotate, pronte da cucinare. Amax ce le consigli? Le consiglio a te che non mi hai mai visto prima, ma tu che sono un sacco d'anni che mi vedi, sicuramente se vai in pescheria e le compri come l'ho comprate io, risparmi, costano di meno, ok? Quindi perché ti paga la cozza quasi 10 euro al chilo quando invece costa 5 euro al chilo, ok? Quindi se vuoi risparmiare, dato che tu te lamenti sempre che la roba costa cara, cerca da fare come faccio io, vado al mercato, in pescheria e mi compro le cozze. Vedi questa? Questa? Ciao ciao, è morta, è aperta, via. Fate così, le pulite una contro l'altra e le strofinate un pochettino. Quindi, mamma, ma così pochi frutti di mare? Tu devi avere la faccia tosta che con mezzo chilo di cozze e di vongole ti fai una pasta per 2 persone, mezzo chilo complessivo, però non ci vuole di più. Il segreto quale sarà? Che con i succhi delle cozze e delle vongole daranno gusto alla tua pasta. Non sarà il frutto dentro che lo stesso arricchisce e fa scena, ma sarà il liquido di cottura che ricaveremo che sarà quello che poi dopo ti insaporisce bene la pasta, la rende più gustosa. Mo le vongole ti lamenti sempre che c'è la sabbia. Tu fai così, vongola per vongola, le sbatti e vedi se la vongola è morta o seppure è piena di sabbia. Quando tu la butti qua si vede se lascia qualcosa. Guarda, queste sono buone, una per una, vai, così. Dici, ma tutto questo lavoro devo fare? I dettagli in tutto quello che facciamo, in tutti i campi, fanno la differenza. C'è chi lavora tanto per lavorare e fa delle cose tanto per farle, e poi ci sono quelle persone che lo fanno scrupolosamente, e quindi che succede? Si vedono i risultati migliori. Quindi te stai a fare una pasta, tu devi incominciare a capire che tu sei quello che mangi, quindi prenditi cura di te. Non è prendersi cura di te soltanto a comprarsi i vestiti. Prendersi cura di noi stessi è fare attenzione a quello che mangiamo, prenderci cura veramente di ogni piccolo dettaglio di quello che mettiamo dentro la nostra bocca, ok? Questa è la quantità, guarda, mezzo chilo, né più e né meno. Olio, lo stesso, buono, questo qua è dei miei amici fratelli Rigari. Che cosa c'è? Ma perché è buono? Perché tanto lo devi usare, poco. Lo vuoi che si sente, perché tu quando vai a mettere l'olio, che vuoi sentire? Vuoi sentire il gusto dell'olio. Se tu compri un olio che è stato fatto male, prima di tutto quando tu lo apri non senti i profumi. Io ti vorrei far sentire, questo qua è metà bottiglia, già preso un po' di aria, perché l'olio, sapete, no? C'ha paura del temperatura, del calore
e dell'aria e dell'ossidazione, si ossida, quindi già avrebbe dovuto perdere un po' la sua aromaticità. Io ti giuro, è profumato ancora, e questo l'ho tenuto aperto da un mese, perché è da un mese che manco qua da Roma, è ancora profumatissimo. Quindi che mi vuoi dire, Max? Voglio dire che sull'olio devi spendere qualcosina in più, non sta a vedere le offerte, non sta a vedere le bottiglie trasparenti, perché tutti quelli con le bottiglie trasparenti prendono troppa luce, è un olio che si ossida, quindi la bottiglia deve essere o scura o deve essere addirittura una latta. Da freddo, vongole e lupini insieme. I lupini costano meno delle vongole veraci. Se vuoi ci metti un po' di prezzemolo, ok? Alziamo la temperatura, mettiamo un coperchietto e li facciamo aprire. A me mi serve il pomodoro solo per dare un po' di colore. E che voglio fare? Voglio fare una cosa fighettina. Abbiamo pochi ingredienti, vogliamo fare la nostra bella figura. Io che faccio? Gli do un tagliatino qua sotto al sederino, l'acqua in piena ebollizione, scottatina, conta fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E ora andiamo a vedere, metto un po' d'acqua fredda qui dentro, con calma, goditi il momento della cucina. È un momento che deve essere magico per te. Vedi che si spella? Perfetto. E lo mettiamo a raffreddare. Controlliamo i nostri vongole e cozze e cominciamo a levare quello che è già aperto, quindi le cozze, via, non le facciamo troppo asciugare. Ecco, guarda, così c'è un frutto bello, umido, non c'è quella roba rinseccolita, vai, via. Facciamo aprire le altre, non aspettare che stavano tutte quante insieme, perché c'hanno una cottura diversa, quindi tu che fai? Mano a mano che si aprono le metti da una parte e subito fai questo lavoretto, le cominci a sgusciare. Io direi che le vongole lasciamole con tutto il guscio così, che fanno un po' di scena, no? Belle aperte, guarda, spettacolare, tiè, così. Cozze le puliamo, metto il succo, che questo qua sarà il nostro gusto e sapore. Attenzione a non mettere tutto quanto, perché di qua si deposita sempre un po' di posa di liquido di cottura, quindi non ce lo metti tutto. Senza che ti metti a insaponare, fai così, dai una pulita in questa maniera. Ecco qua, perfetto. Guarda che bello sto pomodoro. Ok, guarda, così. Bello, la bella polpa, liscia, lucida. Questo sarà pazzesco, darà una botta di colore e sapore meraviglioso. Il grado di maturazione è importantissimo per spellarlo, perché quando è un po' più indietro di maturazione hai difficoltà a spellarlo. Invece guarda qua che bello, guarda che bella polpa colorata. Questo è un pomodoro eccezionale quando trovi il San Marzano vero, che ha pochissimi semi e una bassa acidità. Levo questa parte interna, diciamo, ma tutta sta roba sprechi. Questo lo sa, più che fa un pantomato, buonissimo, bello, maturo, si sente il sapore proprio del pomodoro. Quando è d'estate, quando è sto periodo, è differente proprio il gusto della verdura che compriamo, costa di meno ed è più buona. Un sacco di volte ci siamo detti, comprare la frutta e la verdura di stagione. Andiamo con le stagioni, è una cosa meravigliosa, vi aiuta sia a livello economico e sia vi aiuta nel sapore, nel gusto, le cose sono più buone. Quindi guarda che bello, cioè guarda che bella così, cioè questo può essere un piatto che te lo puoi vendere quando inviti qualcuno, ok, a casa o per te stesso, e fare una bellissima figura. Lo sapevi che il pomodoro è ricco di licopene, è un fortissimo antiossidante, e nel pomodoro lo sviluppi ancora di più se tu lo dai una scottata, gli dai una cottura.
diventa ancora più forte la concentrazione di licopene e te fa bene, ok? Quindi tutte queste piccole cose, ogni frutta, ogni verdura con il suo colore si distingue per le proprietà che ha. Ma sei diventato dottore? No, io però voglio condividere quello che so io, che sto imparando per me stesso, per stare meglio fisicamente, tutto quanto lo voglio condividere con voi. Faccio bene, no? Ecco, scrivete nei commenti se volete più informazioni mentre cuciniamo di queste cose. Parliamo delle zucchine. Quindi, zucchina romanesca. Abbiamo due possibilità. O farla in padella, però ci dobbiamo mettere un po' d'olio, dobbiamo soffriggere tutto quanto, o se no fare un'altra cosa carina. Tu c'è l'acqua in ebollizione, no? Quindi sfruttiamola, o no? Perché amo questa zucchina? C'è poco bianco, guarda, tieni, guarda che figata, è una figata sta zucchina. Dove c'è tanto bianco, non lo mette, perché sennò poi il colore cambia, no? Quindi facciamo così, guarda, semplice, bello, guarda. Acqua in piena ebollizione salata e dai una scottata. Così. La metto qua in acqua fredda, così rimane bello colorato. Mettiamo qui un pentolino dove andiamo a frullare. Mettiamo un po' di menta, un profumo pazzesco c'ha sta menta, del sale, dell'olio, mettere anche un po' di pepe e poi ne andiamo a frullare. Proprio, capito? Un goccetto d'acqua fredda, poca. Lo sapete, io sono innamorato dei cuori da una vita poi, che vedo che ci collaboro con loro e sono pazzeschi. Perché sono pazzeschi? Tutto in IGP, la fanno a Gragnano. E poi perché, ragazzi, guardate che pasta, guardate che ruvidità che ha, perché è una trafila al bronzo 100% e dà questa texture pazzesca, perché vedete queste qua, le salse si avvolgono, le si abbracciano, le proprio abbracciano queste queste candele spezzate, anzi guarda, mettiamo qua dentro dove già c'è un bel gusto, ci sta, abbiamo smolentate le zucchine, abbiamo smolentate i pomodori e la rendiamo ancora più gustosa e saporita sta pasta. Mentre lì cuoce la pasta, qua un goccetto d'olio sul fondo, uno spicchietto d'aglio, come piace a noi. Allora, o lo mettete intero per quelli là un po' schizzignosi e poi lo levate, o se no gli date una grattatina come piace a noi, così, guarda, metà spicchio che gli dà quel gusto e quel sapore pazzesco. Vai, accendiamo qui la nostra piastra induzione, prezzemolo, è come se fosse un aglio, olio e peperoncino, quindi prezzemolo bello tritato, così, vado qua a staglietto, non lo facciamo bruciare, mettiamo un po' di prezzemolo, ok, e subito dopo mettiamo un po' d'acqua di cottura, vai, ci aggiungo il liquido di cottura delle vongole e questo già è una bontà. Poi non ci facciamo mancare niente, perché mettiamo pure un po' di peperoncino secco e aspetto la pasta. La pasta, qual è il trucco? Non fa tutto solo la pasta, ti dai anche un attimo te lo stimolo che fa ancora di meglio. Non la tira fuori, qua ci vogliono 8 minuti di cottura, tirala fuori a 7 minuti, a 6 minuti e mezzo, perché poi te la continui a cucinare qua dentro, che assorbirà tutti questi profumi, no? Eccola qua, guarda qua, la cominciamo a mettere qua dentro, guarda, e vedrete che lei raccoglierà bene la salsa. Gli diamo un po' di fastidio, così. No, non potete capire che profumo che c'ha. Guarda, bellissimo. E incominciamo a mettere un po' di colori. Allora, 2 olivette, proprio 2. Deve essere bella ricca colorata, mi piace, capito? Un altro goccino di acqua. Poi incominciamo a mettere un po' di vongole, pomodori
eccoli qua, che dà un bel tocco di colore. E The Sound of Love, yeah, guarda che spettacolo, guarda che bella, che colori che c'ha, stupendi. Scaldiamo un po' la nostra cremetta di zucchine. Assaggiamo un pochettino. La paura. Ah, eccola qua. Ok, la nostra pasta. Guarda che bella, yeah. Guarda che spettacolo. Meravigliosa, guarda. Guardate qua che bella. Due cozzette così per fargli capire. Oh, ci sta la roba qua dentro. Eccola qua, così. Un po' più di prezzemolo. Un filo, proprio un filetto. Che ci sta, d'olio. E questa, ragazzi, è la mia pasta con il pesce economica. Quindi vi potete divertire, potete godere con poca spesa e tanto gusto, raga. Ma godete proprio. Ci priviamo di tutto, ma una cosetta da bere appena vi bagnassi la roba, dobbiamo farlo. Un prosecco. Ho fatto pure il botto, non si fa normalmente. Eccoci qua, vai. Mo assaggiamo. Io vorrei prendere, non mi giudicate male, ma mi piace questo qua, è il cucchiaio, perché vado a prendere sia sia la candela, sia la salsetta. Deve fare una figura, non finisce mai. Concetto di vino. Perfetto. Quello che vi insegno sempre che cos'è? Con poca roba da fare i capolavori. Si possono fare. Quindi comprando le giuste quantità, senza spendere tanti soldi, possiamo fare veramente un grande piatto. Buonissimo, raga, buono, sai vuol dire buono, ti riempie la bocca. Che cosa?